Eh, Niente, è molto bello perché l'ho rivisto io dopo tanto tempo anche questo film. Sono molto legato a questo film perché è stato un lavoro molto faticoso, ma anche molto importante per la mia formazione. Questo è stato anche il primo lavoro che ho realizzato con l'Indigo e tra l'altro è stato fatto veramente con pochissimi soldi perché non riuscivamo a trovare finanziamenti, nel senso è stato prodotto totalmente dall'Indigo. Poi siamo riusciti ad andare a Venezia e presentarlo a Venezia. E niente, per me è già un film storico perché già il cinema è passato e in un certo senso questi espressi stanno scomparendo. Però sono anche questi treni che dal dopoguerra in poi hanno fatto un po' la storia d'Italia, il miracolo economico. Non a caso questi treni, gli chassis di questi treni sono gli stessi treni che sono stati costruiti nel 1945, che poi sono cambiati all'interno, ma sono sempre gli stessi. E ora pian piano stanno scomparendo, ora hanno nuovi nomi, tipo Intercity, che c'è l'aria condizionata dentro, sono un po' più organizzati, però sono fondamentali per il paese perché anche per la forma peninsulare abbastanza astratta del movimento notturno che c'è, perché c'è ancora tanta gente che, cioè i flussi migratori non sono mai finiti tra nord e sud. Però in un certo senso raccontano già un passato perché questi treni fanno parte del passato. Non a caso credo che scompaiono ogni 6 mesi, ne fanno scomparire due o tre. Non so, forse non c'è nessun ferroviere qua che... A me ogni tanto mi è capitato di incontrare alle proiezioni dei ferrovieri ed era bello perché un po'... E niente, il film nasce come inchiesta sociale. L'intenzione era quella di raccontare un po' il lavoro di questi flussi migratori interni, solamente che poi abbiamo scoperto che le storie erano tutte le stesse, tutti raccontavano lo stesso problema del precariato, così che, che l'intenzione era quella di raccontare lo sviluppo dalla notte al giorno. E diciamo abbiamo coperto un po' tutte le linee ferroviarie, tutti gli espressi notte che ancora in quel periodo andavano su e giù per l'Italia. Ed è così è stato perché la lavorazione è durata circa credo 6 mesi, 7 mesi, che ogni fine settimana partivamo e si provava a raccontare qualcosa, cioè di raccogliere, non so, delle immagini più che altro. E fino a quando abbiamo incontrato Arturo e lui è diventato un po' il genietto del treno, che ci permetteva un po' l'anima del treno ed è stato abbastanza particolare questo incontro perché lui ha una storia molto molto particolare. Lui è stato in prigionia con Guareschi e poi era legato al Altiero Spinelli, il manifesto di Ventotene ed è stato uno tra i primi europeisti nel dopoguerra, quando gli europeisti erano dei personaggi abbastanza bizzarri, perché poi l'Europa è stata creata nell'economia molto dopo e tutto quello che dice veramente lui è stato arrestato, ha fatto lo sciopero della fame e aveva questo ideale. Tra l'altro fino al 56 era tra i più ricchi di Bolzano e poi ha scelto di vivere sui treni. E questa figura ci sembrava emblematica all'interno di questo film. È così che lui è diventato un po' l'anima di questa storia, di questo viaggio, perché poi è un viaggio immaginario, perché poi non è mai lo stesso treno, fino a raggiungere la mattina, e la mattina è la parte un po' più noiosa, perché effettivamente la mattina hai voglia di arrivare e non comunichi più, l'unico desiderio è quello di arrivare. E per questo cioè, dopo il risveglio, il requiem, quello che diceva lui, c'è solamente, non si sentono più voci perché c'è il desiderio di arrivare. E un po' è stata una scommessa sia per me che per i miei produttori che hanno permesso la realizzazione di questo film abbastanza particolare. Forse Francesca può dire qualcosa? Dai.